Vlog, buongiorno, come andiamo? Oggi video decisamente diverso dal solito ed è una cosa che non faccio da tipo 2 anni, perché mi sa che l'ultimo Q&A che ho fatto, diciamo fatto un po' a modo, era tipo forse il secondo video che ho pubblicato nella storia dei miei video. Quindi oggi Q&A. Mi sono arrivate veramente tantissime domande, quindi grazie mille a tutti, grazie mille per il supporto. Purtroppo non riuscirò a rispondere proprio a tutte le domande, perché erano veramente tantissime. Quindi ho fatto una selezione di quelle che secondo me sono più interessanti e magari più utili per chi ci guarda. Allora, prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale, perché più siamo sul canale, più sponsor ci saranno, più collaborazioni, più budget, più possibilità di fare nuove attività e cose sempre più fighe. Quindi ti lascio 5 secondini rapidi per schiacciare quel bel tasto rosso qui sotto. Grazie mille, direi che possiamo iniziare. Allora, innanzitutto, tutte le domande che ho ricevuto le ho ricevute su Instagram, quindi se non mi segui su Instagram ti consiglio di andare e schiacciare il tasto segui, così da avere news sui prossimi video, contenuti che non ci sono su YouTube, oltre a potermi fare delle domande sui prossimi Q&A e essere anche tu nel prossimo video. Tra l'altro, leggendo le vostre domande mi sono reso conto che sarà un Q&A fighissimo, perché ci sono domande che toccano praticamente tutto, cioè si passa dallo sci alle macchine, alla bici, alle cose personali, quindi è super figo. Vi consiglio di rimanere fino alla fine perché ci sono delle domande molto interessanti, ma direi che possiamo iniziare. Allora, Mattia _Ferrazzi _ chiede: come hai scoperto di essere daltonico? L'avevo già forse raccontato nel video in cui provo gli occhiali di Enchroma, quelli per i daltonici. Se non l'avete visto vi lascio la scheda qui in alto. Comunque ero alle elementari e stavamo colorando dei disegni. Io stavo colorando una marmotta e al posto di farla marrone l'ho fatta viola, al che la maestra pensava la prendessi in giro. Poco dopo ho invertito tutti i colori della lavagna, quindi praticamente il titolo al posto di farlo in rosso l'ho fatto in nero e tutto il testo al posto di farlo in nero l'ho fatto in rosso. E quindi niente, la maestra lì ha capito che forse non la prendevo in giro, mi ha mandato a fare una visita e salta fuori che sono daltonico. Fede _intra: vorresti provare a fare sci nautico? Sì, perché no? Magari la prossima estate, adesso sto iniziando un pochino a annusare l'inverno, però perché no? Magari me la cavo anche meglio del wake, quindi dai, ci possiamo organizzare. Denise con 2 E, Denise e Beccaria: di fronte a un salto nuovo, provi ancora paura? Che sensazioni provi prima di saltare e mentre salti? Allora, partiamo con gli sci, dove comunque difficilmente ho veramente paura prima di fare un salto, tranne quella volta che abbiamo provato a fare il salto più grande del mondo con Red Bull. E lì sì che mi sono cagato sotto. Però normalmente non troppa, è più che altro adrenalina. Magari se sono il primo a saltare ce l'hai un po' di tensione, perché sai, non sai la velocità, non sai l'atterraggio eccetera eccetera, quindi un pochino di tensione e adrenalina più che paura. Mentre in bici sì, capita spesso, perché comunque quando ho fatto per esempio tutta la linea della Siccia al Mottolino, lì mi stavo veramente cagando sotto. Oh raga, sono tesissimo. Però la paura fa anche bene, perché ci insegna a non spingerci oltre i nostri limiti, quindi bisogna un pochino imparare a capirla. Però direi sci difficile davanti ai salti, bici sì, abbastanza spesso, e mentre salto sia in bici che con gli sci penso a quello che sto facendo, quindi in realtà la paura è fino a che non sei 10 metri prima del salto, poi la paura passa e inizia la concentrazione vera. Teo _longa: domanda per te che ci vivi: futuro delle stazioni sciistiche data la sempre minore neve naturale? Bella domanda, Teo. Non ho una risposta giusta, non esiste una risposta giusta e non esiste una risposta sbagliata, perché bisognerà vedere. Al momento io credo che nel breve medio periodo, se si adattano chiaramente delle tecniche efficienti e rispettose nei confronti dell'ambiente, non credo che ci troveremo senza neve. Comunque va molto a stagione, perché l'anno scorso non c'è stata neve, mentre l'anno prima c'è stato un quantitativo di neve mai visto, quindi va un po' da stagione a stagione. Mi auguro che per i prossimi 30 anni possiamo stare tranquilli. Shetix: hai intenzione di correre anche i prossimi anni, anche con qualche altra auto? Bah, perché no? Ho iniziato con le Legend, è stata la mia prima esperienza, mi sto divertendo e sta andando anche abbastanza bene, quindi direi che se c'è la possibilità di correre con qualche altra macchina la prenderei al volo. Dipende sempre tutto dai cash, perché purtroppo correre in macchina costa tanto, quindi se c'è il budget, perché no?
alesmatti05_ farai un evento con tutti noi a girare? Sì, ma non posso spoilerarvi troppo perché lo sto organizzando proprio in questo periodo. Vi posso dire che molto probabilmente sarà ad aprile, quindi sarà un evento invernale. Vi dico solo, iniziate ad organizzarvi, a tenervi 4-5 giorni, 3, 2, non lo so ancora, qualche giorno libero ad aprile, perché sarà un evento veramente veramente figo. I'm_Tuscots. Com'è nata la tua passione per lo sci? Non credo che ci sia stato un momento vero e proprio, perché comunque ho iniziato a sciare che ero talmente piccolo, neanche me lo ricordo, e non è mai passata. È parte integrante della mia vita da sempre, da prima che mi ricordo, quindi non c'è stato un momento. Credo il momento in cui mi hanno messo gli sci ai piedi, avrei voluto vedere i miei occhi, probabilmente si sono mega illuminati e non lo so, però credo il giorno in cui me li hanno messi, poi lo è sempre stata una passione. _10469. Come mai, se eri molto bravo sugli sci, ti sei voluto unire anche al mondo delle corse? Wiper, spero di essere ancora molto bravo sugli sci. Cazzate a parte, ma perché no? Alla fine è sempre stata una mia passione, mi è sempre piaciuto, non interferisce più di tanto con la mia professione da sciatore, quindi perché no? Sono giovane, c'è la possibilità di farlo, sarebbe folle non approfittarne. E poi comunque è anche un buon modo per conoscere nuovi mondi, nuove persone, nuovi sport, nuovi modi di approcciare la vita, se vogliamo, in maniera un po' filosofica. Comunque un nuovo modo di approcciare lo sport è figo, è super costruttivo secondo me. Abbiamo Macio Rizzi e Simone Munari _ che fanno due domande molto simili. Continui a fare gare di freestyle o hai smesso? No, non ho assolutamente smesso di fare gare con gli sci, è semplicemente cambiato un pochino il focus, quindi fino a prima del Covid la mia strada era fare le gare, provare a vincere le gare e essere il più forte. Durante il Covid mi sono reso conto che per me ci sono altre cose importanti oltre a vincere le gare. Per me è molto importante che questo sport sia conosciuto, che le aziende investano, che le nuove generazioni vedano un futuro in questo sport, e quindi parte del mio lavoro adesso all'interno dello sci è far sì che sia il più noto possibile, portare lo sci a chi non lo conosce, farlo conoscere a più persone possibili. Però no, non ho smesso, farò ancora delle gare, semplicemente un po' meno perché parte del mio tempo è dedicato a YouTube. Gabri.pn. Com'è nata la tua passione per YouTube? In realtà YouTube è stata una conseguenza di un pensiero che avevo. Mi spiego meglio. Mi sono reso conto che il mio sport non era particolarmente considerato o conosciuto in Italia. Mi sono posto l'obiettivo di farlo conoscere a più persone, quindi di conseguenza, quando stavo provando a capire come farlo conoscere a più persone, YouTube è stata la risposta secca. Cioè, come faccio a far conoscere a più persone uno sport? Fai dei video su YouTube. E oltretutto mi è sempre piaciuto raccontare storie. Patrizia Scherini e Timothy._.colo con la domanda del secolo: quando fai front flip sul duro? E qui ci sono due risposte. Una che è molto semplice ed è mai, perché mi fa una paura, raga, front flip è veramente un trick tosto. E l'altra è quando arrivo a 50k su YouTube. Mi è appena venuta questa idea, potremmo lanciare la sfida, e visto che ai 50k manca ancora tanto, credo, a meno che facciate esplodere il canale immediatamente, il che non mi farebbe schifo, però possiamo fare che ai 50k magari faccio front flip sul chippato. Adesso proprio sul duro magari no, però magari sul chippato o su un airbag landing, non lo so, qualcosa del genere lo posso fare. Dai, lanciamo la sfida: ai 50k front flip sul chippato. Quindi spingete il canale se volete vedermi far front flip. Valerio_Materia con un'altra domanda incredibile, il grande classico, grande Valerio: meglio un culo gelato o un gelato nel culo? E qui ci sono due scuole di pensiero. Io ritengo che sia molto meglio avere il culo gelato, perché se hai il culo gelato e per caso ti mettono un gelato nel culo, sei anestetizzato, quindi non lo senti. Vabbè, fatemi sapere come la pensate voi. Oscarniolo_MTB. Come si chiama il tuo gatto? Vado a prenderlo, ve lo presento. Vieni a salutare queste persone. Ciao, lui è Cosmo, ha 5 mesi, stava dormendo, vero? E adesso lo riportiamo sul divano. Fai ciao con la zampa. Ciao ciccione.
Ciao ciccioni. Ranaglia ____ Gabriele. Quando chiude il Mottolino? Allora, il Mottolino chiude il 25 di settembre, chiude la stagione estiva purtroppo, ma poco dopo inizia l'inverno, quindi scaldate gli sci. Luca Savo _ si vede che ci tieni a quello che fai, tutto bellissimo, ma i tuoi primi vlog in inglese sono imbattibili. Grazie mille Luca, mi fa super piacere. I vlog in inglese erano proprio una cosa totalmente diversa, perché innanzitutto era la prima volta, era l'inizio dei vlog e non ero abituato a parlare davanti a una telecamera, ma erano anche esperienze super diverse, perché quello era proprio vlog puro, 100% vlog di esperienze che erano per me nuove, come andare in Nuova Zelanda, in Australia o in America a fare delle gare, ed era proprio un mio percorso di crescita, sia a livello YouTube, ma soprattutto a livello di atleta nel freestyle. Però non escludo che possano tornare i vlog in inglese. Grazie Luca. Jackie Rossi. Gara più bella con le Legend. Gara più bella con le Legend, ti direi spontaneamente, ti direi quella che devo ancora fare, perché non credo di aver ancora fatto una gara veramente degna di nota, o comunque assolutamente non una gara perfetta. Sono molto contento di gara 1 a Castelletto, credo che sia stata una gara molto solida, a differenza delle altre dove commettevo un sacco di errori. Questa volta ho fatto una gara, diciamo, solida, partito quarto, finito secondo, ho tenuto benissimo la posizione, benissimo, poi lo dico io, poi magari ho fatto una gara di merda, però secondo me è stata carina. Ho anche combattuto per il primo posto all'ultimo giro, quindi io sono soddisfatto, però sono molto sicuro di poter fare molto meglio e che io prima o poi una gara la vinco. Lucia.Rognoni. Con il tuo sport e YouTube guadagni abbastanza senza dover fare altro? Sì, assolutamente non con la monetizzazione di YouTube, con quella proprio no, non vivo, no, forse vado a fare merenda con la monetizzazione di YouTube. Però grazie allo sport sì, ho tanti sponsor che fortunatamente mi supportano da tanto tempo e che continuano a supportarlo, che credono nei miei progetti, che sia YouTube, che siano le gare, che siano le macchine, quindi grazie mille a tutti gli sponsor che mi hanno supportato finora, e vi dico che siamo solo all'inizio, perché davanti ci sono dei progetti molto 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 fighi. Edo Gioffre o Edo O Gioffre o Edo, vabbè. Consigli per migliorare sugli sci? Dipende da che punto parti. Sicuramente una cosa utilissima è avere qualcuno che ti guarda, qualcuno magari di più esperto che ti possa dare un consiglio, perché comunque noi non riusciamo a vedere i movimenti che facciamo e spesso non vediamo gli errori che commettiamo. Avere qualcuno dall'esterno è sempre utilissimo, anche se sei il più forte del mondo, qualcuno ti può sempre dare qualche consiglio. E poi fare le cose gradualmente, divertirsi, ma soprattutto quando ti diverti neanche te ne accorgi e migliori. Quindi divertirsi, fare le cose a step progressivamente e se possibile avere qualcuno che ti aiuta dall'esterno. Marco.Delsi. Ti piace il rally e vorresti mai provare una macchina da rally? Mi piace un sacco il rally, tra l'altro è la prima disciplina di motorsport che ho iniziato a seguire quando ero piccolissimo. Adesso vi metto qua una foto molto molto carina di me da piccolo su una macchina da rally. Sì, mi piacerebbe un sacco guidarla, non so onestamente quanto potrei farla andare forte, perché io non ho alcuna base di rally, però sicuramente guidarla deve essere figo. Phil_Bor_09. Bici da dirt o bici da downhill? Allora, direi sono cose totalmente diverse, ma direi bici da downhill, perché con la bici da downhill posso fare sia downhill che i salti, mentre con la bici da dirt posso solo fare dirt e non potrei fare downhill, quindi bici da downhill. Gabri _____. Da quanto vai in bici? Allora, in bici vado da più o meno quando si impara ad andare in bici, 3-4 anni credo, più o meno. Mentre downhill lo faccio dal 2005, quando a Livigno hanno ospitato i mondiali di mountain bike, dove c'era for cross, trial, downhill, mountain bike, cross country, c'era tutto, e lì ho iniziato a fare downhill perché poi ha aperto il bike park al Mottolino. Jack_Lorenzetti_. Quando a provare un percorso di slalom speciale? E qui c'è una chicca, perché tanti di voi sanno che prima di fare freestyle facevo sci alpino, ma quasi nessuno di voi sa che la mia disciplina in assoluto preferita era lo slalom speciale. In allenamento ero più forte, nelle gare
Penso di non essere mai arrivato in fondo a una gara di speciale perché sentivo la pressione, facevo un sacco di cazzate, fatto sta che mai vinto una gara di speciale, ma era la mia disciplina preferita, quindi mi piacerebbe un sacco in realtà fare 2 pali ancora, mettermi ancora gli sci da slalom e fare 2 discese. Magari il prossimo anno possiamo organizzare un video. _Tommy_Brambilla_. Come hai fatto ad emergere nello sci ed ottenere i primi sponsor? Rispondimi, ti prego. Allora Tommy, gli sponsor sono una conseguenza dei risultati e dell'impegno che ci si mette, e mi sono reso conto che meno si pensa agli sponsor e più poi loro arrivano, o comunque più arrivano i risultati. Gli sponsor sono solo una conseguenza dei risultati. Emergere è una conseguenza del lavoro, quindi più si lavora, più ci si impegna e più personalità ci si mette, perché soprattutto nel freestyle il carattere e la personalità fanno tanto. E quindi niente, io da piccolo ero non il più forte, ma probabilmente ero quello che ci metteva più cuore e più impegno, e agli sponsor è piaciuto, l'hanno apprezzato, e quindi hanno iniziato ad arrivare i primi sponsor, prima piccolini e poi sempre più importanti man mano che i risultati miglioravano. Però non pensare agli sponsor, lasciali perdere, prima pensa ad impegnarti, a metterci cuore e passione, vedrai che gli sponsor arriveranno, ma soprattutto arriveranno prima i risultati. Ale._.spada. Peggiore caduta di sempre. E purtroppo la mia peggiore caduta di sempre non esiste un video che la testimoni. Vi posso solo dire che ho rotto ulna radioclavicola e scafoide tutto insieme. Combo della vita, front flip double nose atterrato di faccia, con le braccia avanti così, e questo braccio ha detto: sai cosa? Ciao, io mi rompo. Un'altra caduta brutta è il mio triplo 10/12, che poi in realtà è uscito un triplo 11, che ho fatto al Mottolino 3 o 4 anni fa, una freddissima mattina di febbraio, in cui una mattina mi sono svegliato e ho deciso che al terzo giro avrei fatto un triplo. Facciata, knockout, poi grazie a Dio non mi sono fatto niente, ma quella è stata brutta perché da quando ho staccato gli sci da terra sapevo che avrei preso una stecca. Ero lì che proprio tiravo, ci provavo, ma sapevo che stavo per prenderla, quindi quella è stata un po' bruttina. Zanetti Giovanni, ti piacerebbe trasferirti a vivere da qualche altra parte in questo momento? Assolutamente no. A Livigno c'è tutto quello che voglio, c'è tutto quello che mi fa stare bene, tranne un circuito di macchine, quindi no, qui credo che rimarrò qua sempre, spero. Ale Bertoldi, quale altri sport ti piacerebbe praticare? Tutti. Più sport provo e più non si sa mai che cosa posso scoprire. Alla fine ho provato sport che avrei scommesso che non mi sarebbero piaciuti e mi sono piaciuti un sacco, come lo snowboard o il wakeboard, quindi non si sa mai che cosa si nasconde in altri sport. Più sport posso provare, più sono felice. Andrea_Patritti, non hai mai pensato di cambiare sport dal freestyle al downhill? No, in realtà no, perché le due cose non si sono mai accavallate. Quindi quando ero più piccolo volevo diventare un pro di downhill e poi non ce l'ho fatta, non ci ho mai messo abbastanza impegno, e solo dopo è iniziata la mia carriera da skier, quindi le due cose non si sono mai accavallate. Uno è un hobby e uno è una professione, mi piace un sacco che rimangano così, e quindi no. Galli Ludo, segui la Formula 1? Se sì, da quando la segui? Da quanto la segui? Seguo la Formula 1 da sempre, da quando sono piccolino. Diciamo che l'ho sempre seguita ad alti e bassi, un pochino a tratti, e dalla quarantena lì è scoppiato il vero trip. Cioè da lì è diventata una fissa, tipo che non perdo neanche le conferenze dei team. Lì è proprio diventata una fissa. Però comunque bene o male l'ho sempre guardata. Massi.i_, meglio sci freestyle o mountain bike? Sono uguali, cioè non c'è un meglio o un peggio, sono sport diversi ma molto simili, perché comunque sono entrambi sport estremi che richiedono tanta concentrazione, coraggio, sono molto adrenalinici, dinamici. Non so risponderti meglio o peggio. Nello sci mi è sempre andata meglio, ho avuto più successo, nella bici non ho mai messo l'impegno per arrivare a un certo livello, quindi no, sono uguali. Anche qui uno è un hobby e uno è una professione, ma mi piacciono allo stesso modo. Booger_R, Riccardo Santi, il santo che fa i sottotitoli a questo canale, quindi ragazzi ringraziate Riccardo Santi. Se non siete italiani e leggete questi sottotitoli, li ha fatti lui. Aspetti condivisi sia dal free ski che dalle legend, e cose invece che non c'entrano una ciola tra i due sport. Questa si collegherà alla prossima domanda, sempre di Riccardo. Partiamo dalle cose che non c'entrano niente, ovvero semplicemente sono due
sport diametralmente opposti. Uno è uno sport dove la performance non viene totalmente da te ma viene da una macchina, l'altro è uno sport dove la performance invece viene al 100% da te. Uno è sulla neve e si pratica in inverno, uno è estivo e si pratica sull'asfalto, però hanno tantissimissime cose in comune, partendo dal fatto che sono mie due grandi passioni, quindi già queste li rende simili, perché sono sport adrenalinici, sport che richiedono preparazione, anche come la bici, anche le macchine richiedono coraggio, reattività, dinamicità, e sono sport che mi fanno emozionare. Questo credo sia la cosa più importante, e sono entrambi sport molto competitivi, dove tu stai facendo una gara. È vero, uno è una gara individuale, l'altra è una gara individuale ma in mezzo a un gruppo, però trovo tante similitudini tra i due sport. E questa domanda si collega alla prossima di Riccardo, che è: come gestisci / reagisci di fronte ad una sconfitta / mancato raggiungimento di un obiettivo prefissato? E questo è, credo, il grande mistero dello sport. Cioè, gli atleti credo siano le persone più abituate a fallire, perché il 90% della vita di un atleta è fatto da fallimenti, piccoli o grandi che siano. Non fallimenti necessariamente nel senso negativo, anzi, cioè, tutti i fallimenti nella vita di un atleta sono quello che poi lo portano al successo. Il successo è solo una piccola punta di tanto lavoro che non si vede, è solo la punta dell'iceberg. Tutto il lavoro vero, tutti i fallimenti, tutti i sacrifici sono sotto e la gente non li vede. Quindi il fallimento è quello che poi ti porta a vincere, secondo me, perché ti porta ad analizzare, a studiare, a capire. Cioè, io lo dico sempre, una persona arriva ultimo a una gara una volta, forse due, ma alla terza o smette o trova una soluzione per non arrivare più ultimo. È una cosa che ti sveglia, che ti fa il carattere. Quindi reagisco provando a capire che cosa ho sbagliato, se ho sbagliato io o se c'è stato qualche errore esterno, come per esempio può essere con le Legend. Si rompe la macchina, non è colpa mia, però l'importante è capirlo, riconoscerlo e poi provare a migliorarsi. Raga, grazie a tutti per le domande, mi è piaciuto un sacco rispondere a così tanti argomenti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete fare una parte 2, se avete altre domande. E niente, peli di gatto. Niente, direi che ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver guardato. Ciao!